Ciao a tutti amici, benvenuti! Oggi cuciniamo insieme una torta molto famosa da ormai tanto tempo sul web, di cui mi chiedete spesso informazioni, quindi la Angel Cake. L'Angel Cake che cosa ha di particolare? Innanzitutto che è una torta fatta solo di albumi, quindi non ci sono tuorli, e poi ha uno stampo particolare che è appunto questo. Infatti spesso mi chiedete di farvi vedere appunto lo stampo. Eccolo qua, è uno stampo che ha una dimensione piuttosto grande e molto alto, come vedete qui. Il diametro è di 25 cm sotto di 21. Praticamente ha questo fondo che viene messo in questo modo e praticamente questo poi il fatto che sia removibile serve poi per tirar via la torta dallo stampo, perché lo stampo non va né imburrato né infarinato. Cominciamo con la ricetta. Vi serviranno delle buone braccia se non avete la planetaria, perché dovete sbattere gli albumi per lungo tempo, oppure con la planetaria, se ce l'avete, risolvete il problema perché farà tutto lei. Albumi, temperatura ambiente, mi raccomando, anzi se magari li sgusciate anche tempo prima e li tenete da parte meglio, perché più sono vecchi, così si dice, più si asciugano e più fanno schiuma. Quindi andiamo a metterli nella ciotola della planetaria, munita di frusta. Quindi abbiamo detto albumi a temperatura ambiente, ce ne vogliono un bel po', quindi magari quando fate delle preparazioni in cui usate i tuorli, gli albumi, non sapete mai che farci, metteteli nel frigorifero e li utilizziamo per fare l'angel cake, ok? Come vediamo qua stanno cominciando i nostri albumi ad essere abbastanza montati, quindi cosa facciamo? Prendo un cucchiaio, io aggiungo un po' di zucchero al cremor tartaro perché ho paura che magari faccia un po' di grumetti, quindi lo mischio con lo zucchero semolato e vado ad aggiungerlo piano piano. Poi vado ad aggiungere anche lo zucchero, ma non tutto in una volta, diciamo che lo metto in 3 volte distinte e aspetto magari un minuto tra un'aggiunta e l'altra, in modo da farlo incorporare molto bene. E adesso che ho finito di mettere dentro il cremor tartaro aggiungo anche lo zucchero, in 3 volte come abbiamo detto. Eccoci qua, la montata c'è, come vedete abbiamo riempito come vedete la ciotola della planetaria, proprio di questo composto però che è molto cremoso e stabile, vedete? Adesso io vado a mischiare l'amido con la farina, non li metto tutti in una volta, ne aggiungo un po' per volta e vado in questo caso a incorporare molto delicatamente, perché qui non dobbiamo smontare assolutamente nulla, con la mia... ah, è già dentro, era sommersa, non la vedevo. Ok, mescoliamo in questo modo. Dobbiamo essere molto delicati, io adesso aggiungo anche il sale, per non smontare tutto questo popò che abbiamo qui dentro. Vi faccio vedere lo stampo per l'ultima volta prima di inserire all'interno il composto, che è uno stampo da 25 cm di diametro sopra e 21 sotto e ha il fondo removibile. Non va né imburrato né infarinato, perché il composto si deve appiccicare alle pareti, perché poi dopo, quando è cotto, bisogna metterlo in questo modo a raffreddare. L'aria circolerà e lo asciugherà. Può essere che poi durante il raffreddamento cali un pochino da una parte, non preoccupatevi, è normale così. Quindi senza farina, senza burro, così com'è. Metto all'interno il composto. Questo è il movimento, quindi abbiamo detto, con la spatola per cercare di mettere il composto, di livellarlo perlomeno ed evitare appunto le bolle d'aria all'interno. E poi in forno statico preriscaldato, tolgo questa cosa qui, a 175 gradi per 35 minuti. Ovviamente mettetelo nella parte più bassa del forno perché lo stampo è molto alto.
E adesso vi faccio vedere invece come preparare una crema che può essere una crema d'accompagnamento. Abbiamo in questa crema, che è una crema che uso tantissimo per tutte le mie torte, perché non contiene gelatina alimentare. Molti di voi mi chiedono di non usare la gelatina alimentare. Questa è una crema splendida che veramente non ha bisogno di nessun altro ingrediente perché è bella consistente, quindi non ha bisogno di nessun altro addensante e ha una bellissima tenuta, la potete usare veramente per tutto quello che vi piace. Quindi vi propongo questa crema che è fatta con della panna, io intendo panna fresca liquida, quindi quella che trovate, per intenderci, nel banco frigo al supermercato, mascarpone e latte condensato. L'importante è che siano tutti freddi da frigorifero, quindi questi ingredienti devono essere messi in frigorifero almeno la sera prima, in modo che siano veramente freddi, freddi, freddi. Questa è l'unica cosa che dovete sapere per ottenere una buona crema. Sta cominciando a scrivere, cioè scrivere significa in gergo quando le fruste lasciano comunque un segno ben visibile durante la loro passata. Ovviamente adesso potete coprirla, metterla dentro al frigo oppure in una sacca poche già con una bocchetta, se avete idea appunto di fare una guarnizione. E io velocemente vi faccio vedere come fare la coulis che serve per accompagnare praticamente questa torta. Ecco, questa è già cotta. Marco, non so se riesci a far vedere che ovviamente qui abbiamo il fondo già un pochino staccato, però la torta sta praticamente ormai è fredda ovviamente perché è stata preparata prima, però sta riposando e ovviamente non si schiaccia, perché in questo modo viene come si dice, areata dal fatto che ci sono questi piedini, quindi non fa la condensa, che è quello che spesso rende umide le nostre torte se non le togliamo dallo stampo a un certo punto, e rimane comunque molto soffice. A volte devo dire, guardate com'è bella, a volte devo dire che si stacca da sola, a volte invece bisogna con un coltello fare in questo modo, quindi andare rasente proprio i bordi. Non abbiate paura perché è questo che bisogna fare con questa torta. Quindi ora l'abbiamo staccata dai bordi, quindi in teoria dovrebbe cadere come sta facendo. E lei eccola qui la nostra angel cake. Ora la andiamo a mettere sulla nostra alzatina o sul piatto che avete scelto. Vi faccio vedere invece velocemente come fare la coulis per poi andarla a rivestire. Fuoco medio, metto dentro i nostri lamponi, un goccino di succo di limone. Sapete che il succo di limone contiene pectina che addensa. Poi in realtà abbiamo dello zucchero, può essere anche semolato, io in questo caso uso lo zucchero a velo, e se volete renderla molto cremosa possiamo aggiungere dell'amido, amido di riso o amido di mais, quello che preferite, altrimenti potete scegliere di non metterlo e di farla molto molto ridurre, o quindi asciugare veramente tanto in modo da renderla densa già naturalmente, quello che preferite. Qui come vedete si sta già addensando perché più togliete acqua e ovviamente più si addensa. Allora, io vado a mettere quindi la coulis qua dentro. Vedete, i semini vengono trattenuti dal setaccio e di là passa la coulis. Potete servirla così com'è, magari io adesso ci metterò su un po' di coulis e farò qualche decorazione, ma nulla vi vieta di tagliarla in tre e utilizzare questa crema per la farcitura. Nella crema, volendo, potete mettere anche dei frutti freschi come lamponi, fragole tagliate a pezzettini, potete metterli proprio sulla crema. Magari fate sempre con la sacca poche una striscia di crema all'interno, ci mettete sopra qualche fruttino e poi ci mettete l'altra base tagliata e così potete farcirla. Ovviamente vi diventerà molto alta. Facciamo scendere anche un po' di qua, poi magari una volta colata andiamo invece con un cucchiaio a spargerla molto meglio in questo senso. Questa invece è la nostra crema che ho messo dentro qui, vi dicevo con mascarpone, panna fresca e latte condensato. Andiamo a farci qualche decorazione che mi sembra doverosa, ma potete veramente sbizzarrirvi e fare quello che vi piace di più. Io adesso vi sto facendo una cosa molto semplice.
Ve ne taglio una fetta e vi faccio vedere anche l'interno, che ovviamente deve essere tanta roba. Eccola qua. Ed ecco qui la nostra angel cake. Grazie per essere stati con me, un bacio e a presto!